Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana con le energie principali, i segni zodiacali attenzionali, e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Troviamo subito la carta della dama, ricordo che essendo una stesura generica, se siete donna effettivamente potrebbe riferirsi a voi, ma sottolineo proprio perché è una stesura generica potrebbe riferirsi anche ad un'altra persona che vi è vicino, oppure una vostra stessa energia da adottare, e questo indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è lo stesso. Come energia ovviamente ci consiglia di adottare delle strategie soprattutto di comportamento e di atteggiamento, cercare di essere comprensivi, di ascoltare, di usare la creatività, la generosità vi aiuterà sicuramente piuttosto che avere un atteggiamento diverso. Potrebbe riferirsi a una persona che in qualche modo in realtà può anche aiutarvi, sostenervi, essere collaborativa, darvi il giusto supporto per far crescere, evolvere non solo dei vostri propositi, dei vostri progetti, però anche per gioia, condivisione, apertura. Vediamo la fase di crescita dell'albero e poi con dei risultati da ottenere, quindi vuol dire che se già siete in fase di lavorazione, di elaborazione di un qualcosa, ecco subito, immediatamente questi risultati. Altrimenti c'è soddisfazione, vuol dire che state procedendo nel verso giusto e quindi poi avrete queste vostre soddisfazioni. In realtà qui con il bouquet non solo indica la riuscita, ma può anche indicare un qualcosa che arriva. Può essere una novità, può essere un invito, un apprezzamento, un qualcuno che mostra attenzione nei vostri confronti, apprezzamento per quello che fate, per quello che siete, e anche per il vostro lavoro. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e abbiamo un po' anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Adesso procediamo con l'ambito amore. Le carte che troveremo si riferiscono principalmente a coppia single, però alcuni aspetti possono anche indicare amicizia e famiglia. Magari di adattare le varie indicazioni a quello che state vivendo vi aiuterà ad avere le vostre informazioni. È un po' il punto di partenza che è particolare perché essendoci la carta dell'arnica, siccome parla di guarigione, di rigenerazione, di serenità ritrovata, vuol dire che può esserci una crisi in corso, la fine di un dolore, oppure magari il tentativo di recupero. Nelle situazioni più complesse sì, magari effettivamente con questo passaggio di rigenerazione e di cura del rapporto stesso può risolvere anche le situazioni più complesse, altrimenti magari semplicemente è una fase di riequilibrio della dinamica affettiva, oppure di gestione di alcune cose a livello pratico, o state cercando di avviarvi in un nuovo percorso, nuove idee da realizzare, allora ecco che la fase di destabilizzazione è abbastanza importante, perché vuol dire che ci sono dei cambiamenti da sostenere, però i frutti, in questo caso questi fiori sia dal bouquet sia dal girasole e la rosa, indicano proprio questi obiettivi raggiunti, soluzioni, compimento, risultati, intesa profonda, coinvolgimento, quindi di procedere in questo modo. È tutto da capire per voi,
effettivamente cosa vuol dire questa carta. Nelle peggiori delle ipotesi sì, vuol dire una constatazione della fine di una relazione e quindi cercare di trovare quell'equilibrio che può far star bene entrambi. Questa è nella peggiore delle ipotesi, altrimenti c'è proprio un superamento positivo di una fase critica, come vi ho detto. In altre circostanze semplicemente un riassettare alcuni equilibri proprio per preparare per fare qualcosa di importante. Per i single alcuni aspetti che già ho indicato valgono lo stesso, nel senso che magari c'è rigenerazione da una rottura precedente e quindi quell'equilibrio arriva prima di tutto in voi stessi e quindi socializzare, aprirsi, trovarsi forse già in altre situazioni, o altrimenti c'è quell'obiettivo raggiunto che riguarda la possibilità per voi finalmente di aver superato una fase precedente e quindi da una conclusione di un rapporto e di una relazione, e direi che ben venga. Diciamo, altrimenti potrebbe essere un passaggio determinante, quindi dove non c'erano grandi stimoli, grandi interessi e situazioni eclatanti, magari questa apertura e soprattutto con il girasole che, ribadisco, indica proprio socializzazione, indica eventi, qualcosa di bello, di positivo per voi, e secondo me può portare qualcosa di interessante. E adesso procediamo con l'ambito più pratico del lavoro, delle finanze. Abbiamo visto che alcune cose arrivano soprattutto come soddisfazione e risultati nelle questioni pratiche. E, se non state lavorando, se siete in pausa, è perfetto, perché vuol dire che avete la possibilità di dedicarvi a cose che avete trascurato o messo da parte. Allora ecco la nuova fase di crescita ed evoluzione. Può anche essere un periodo, un percorso che state facendo per voi stessi, per rigenerarvi, ed ecco i risultati. E invece per le cose un po' più tangibili, anche qui in realtà abbiamo dei risultati, perché vuol dire che avete gettato delle basi molto importanti precedentemente e quindi arriva già la fase per raccogliere. Non solo, ci sono delle indicazioni che possono riguardare anche aiuto e sostegno, come abbiamo visto sin dall'inizio, da parte di qualcuno. Se vi state apprendo a dei cambiamenti, possibili collaborazioni, questo è il momento giusto per saldare bene queste collaborazioni. Altrimenti si vede una fase di riequilibrio e, come dicevo, questa è molto positiva, quindi sia accogliere soddisfazioni, ma può essere positiva per chi è in cerca e quindi anche per possibili cambiamenti. Trovare la strada spianata o trovare comunque delle opportunità, se proprio da non manifestare immediatamente ma successivamente, già dà maggiore serenità, e quindi alcuni di voi riusciranno subito, immediatamente ad ottenere dei risultati, altri magari incominciare a cogliere queste opportunità per poterle sviluppare poi successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!